Lezione 1. Esplorare le carriere. Hai preso in considerazione qualche carriera specifica, Anna? Sono interessato alle scienze ambientali. È un ottimo campo, John. Le scienze ambientali offrono una serie di interessanti opportunità di carriera. Quali sono alcuni potenziali percorsi di carriera nell'ambito delle scienze ambientali? Puoi lavorare come scienziato ambientale, ambientalista, consulente ambientale o anche in ruoli di sostenibilità, John. Sembra interessante, Anna. Mi appassiona avere un impatto positivo sull'ambiente. La scienza ambientale ti permette di fare proprio questo, John. Puoi contribuire a preservare e proteggere il nostro pianeta. Che tipo di competenze e qualifiche sono richieste per una carriera nel campo delle scienze ambientali? Sono importanti forti capacità scientifiche e analitiche, nonché la conoscenza delle normative ambientali e dei metodi di ricerca, John. Capisco. Quindi, un background in scienza e ricerca sarebbe utile, giusto? Sì, John. Una laurea in scienze ambientali, biologia, chimica o un campo correlato può fornire una solida base. Esistono settori specifici che impiegano scienziati ambientali? Gli scienziati ambientali possono lavorare in vari settori come agenzie governative, istituti di ricerca, società di consulenza e organizzazioni senza scopo di lucro, John. Buono a sapersi, Anna. Sembra che ci siano diverse opportunità per fare la differenza. Assolutamente, John. La necessità di competenze ambientali abbraccia diversi settori. Ci sono tendenze emergenti o aree di interesse nelle scienze ambientali? Sì, John. Alcune aree emergenti includono le energie rinnovabili, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse. Sono argomenti cruciali, Anna. È importante affrontare le sfide che il nostro pianeta sta affrontando. Sicuramente, John. Gli scienziati ambientali svolgono un ruolo cruciale nella ricerca di soluzioni sostenibili. Esistono corsi o certificazioni specifici che possono migliorare la propria carriera nelle scienze ambientali? Esistono varie certificazioni come Leadership in Energy and Environmental Design o Geographic Information Systems che possono essere preziose, John. Buono a sapersi, Anna. L'apprendimento e la specializzazione continui possono aumentare le prospettive di carriera. Assolutamente, John. Rimanere aggiornati con le ultime conoscenze e competenze è essenziale in questo campo. Esistono qualità o caratteristiche particolari che sono utili per gli scienziati ambientali? La curiosità, il pensiero critico, la risoluzione dei problemi, e una vera passione per l'ambiente sono tratti importanti, John. Credo di possedere queste qualità, Anna. Sono entusiasta di esplorare una carriera nel campo delle scienze ambientali. È meraviglioso, John. Segui la tua passione e troverai opportunità significative sul campo. Grazie per la tua guida e le tue intuizioni, Anna. Mi sento più motivato a intraprendere questo percorso professionale. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Ti auguro tutto il meglio per il tuo viaggio nelle scienze ambientali. Apprezzo il tuo sostegno, Anna.
Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Ti prego, John. Sono ansioso di conoscere i tuoi progetti futuri nel campo delle scienze ambientali. Sicuramente, Anna. Restiamo connessi e continuiamo a ispirarci l'un l'altro nei percorsi che abbiamo scelto. Sembra un piano, John. Insieme possiamo avere un impatto positivo sul nostro pianeta. Assolutamente, Anna. Lavoriamo per un futuro sostenibile e attento all'ambiente. Non potrei essere più d'accordo, John. Buona fortuna e restiamo fedeli ai nostri obiettivi condivisi. Grazie Anna. Abbi cura di te e facciamo la differenza. Lezione 2. Game on. Sembra un'ottima idea. Quali giochi hai? Beh, ho una varietà di giochi. Vediamo. Ho Monopoly, Scrabble e Uno. Bello. Monopoly è un classico. Amo l'emozione di acquistare immobili e costruire un impero. È un gioco divertente, ma può diventare piuttosto competitivo. Preparati per alcune intense trattative e mosse strategiche. Sono pronto per la sfida. Che mi dici di Scrabble? Mi piace giocare con le parole e testare il mio vocabolario. Scrabble è perfetto per gli appassionati di parole come te. È un ottimo modo per espandere le tue abilità linguistiche divertendoti. Conta su di me. Non vedo l'ora di sfidarti con alcune parole impressionanti. Portatelo avanti. E non dimentichiamoci di Uno. È un gioco di carte dal ritmo frenetico che garantisce molte risate e sorprese. Uno è un vero spasso. Ricordo di averlo giocato con i miei amici e la mia famiglia. Fa sempre emergere lo spirito competitivo. Assolutamente. Non si sa mai cosa porterà la prossima carta. Tiene tutti allerta. Sono entusiasta di giocare a tutti questi giochi. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho una serata di gioco. È sicuramente un ottimo modo per trascorrere del tempo insieme e divertirsi spensieratamente. Hai altri giochi che consiglieresti? Fammi pensare. Oh, Jenga. È un gioco snervante di abilità ed equilibrio. Jenga è fantastica. Adoro la tensione dovuta alla rimozione dei blocchi senza che la torre crolli. Richiede mani ferme e una mente ferma. È sicuramente una prova di pazienza e concentrazione. Sono pronto per la sfida. Jenga sembra un'ottima aggiunta alla nostra collezione di giochi. Ottimo. Trascorreremo una serata di giochi piena di risate, strategia e un po' di competizione amichevole. Sembra la ricetta perfetta per una serata divertente. Non vedo l'ora di iniziare. Nemmeno io. Le serate di gioco sono sempre memorabili e piene di sorprese. In effetti, lo sono. Riuniamo i nostri giochi e prepariamoci per un'epica serata di giochi. Assolutamente. Preparati per feroci battaglie e momenti indimenticabili. Sono pronto a lanciare i dadi, giocare qualche parola e costruire delle torri. Che i giochi abbiano inizio. Inizia la partita, John. Che vinca il giocatore migliore.
Facciamo in modo che questa serata di gioco sia l'unica per i libri. Sono pronto a mostrare le mie capacità e divertirmi. Facciamo in modo che sia una notte indimenticabile. Facciamo il gioco, Anna. Lezione 3. Ricontrolla le offerte. Sai, a volte ma non sempre, dovresti controllare sia online che offline le migliori offerte. Questo è un approccio intelligente. Lo shopping online offre comodità, ma i negozi offline possono avere gemme nascoste. Assolutamente. I negozi online offrono spesso sconti e offerte esclusive, ma i negozi fisici potrebbero sorprenderti con promozioni in negozio. Sono d'accordo. È sempre bene confrontare i prezzi ed esplorare diverse opzioni prima di effettuare un acquisto. Inoltre, fare acquisti di persona ti consente di vedere e toccare i prodotti prima di acquistarli. Questo è vero. È più facile valutare la qualità e l'idoneità di un articolo quando lo si può esaminare in prima persona. E non dimentichiamo la gioia della gratificazione immediata. Acquistare qualcosa in negozio significa che puoi portarlo a casa subito. Questo è un punto valido. A volte, aspettare la consegna può essere un po' difficile, soprattutto quando sei entusiasta di un nuovo acquisto. D'altra parte, lo shopping online apre un mondo di possibilità. Puoi accedere a una gamma più ampia di prodotti e confrontare i prezzi su diversi siti web. Assolutamente. La comodità di navigare nei vari negozi online comodamente da casa è difficile da battere. Inoltre, le recensioni online possono fornire informazioni preziose da altri clienti che hanno già provato il prodotto. Vero. Leggere le recensioni può aiutarti a prendere una decisione più informata ed evitare potenziali delusioni. Tuttavia, è essenziale essere cauti quando si acquista online. Verifica sempre la credibilità del sito web e assicurati opzioni di pagamento sicure. Assolutamente. Lo shopping online comporta dei rischi, quindi è fondamentale prendere le precauzioni necessarie e proteggere le informazioni personali. Concordato. E anche se trovi un'ottima offerta online, vale la pena controllare se lo stesso prodotto è disponibile in un negozio vicino. È una strategia intelligente. Non si sa mai, il negozio locale potrebbe avere un'offerta speciale, o una garanzia di corrispondenza dei prezzi. Esattamente. Si tratta di massimizzare i risparmi e trovare l'opzione migliore per le tue esigenze. Quindi, la lezione qui è ricontrollare, sia online che offline, per assicurarti di ottenere il massimo rapporto qualità-prezzo. Questo è il punto chiave. Non limitarti a un solo canale di acquisto. Esplora sia online che offline per scoprire le migliori offerte. E ricorda, non si tratta solo del prezzo. Considera fattori come la qualità del prodotto, il servizio clienti e le tue preferenze personali. Parole sagge, Anna. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra convenienza e soddisfazione generale. Assolutamente, John. Quindi, la prossima volta che intendi effettuare un acquisto, assicurati di controllare sia online che offline. Non si sa mai quali sorprese ti attendono. Non avrei potuto dirlo meglio, Anna. Buon shopping a tutti. Che possiate trovare le migliori offerte e vivere un'ottima esperienza di acquisto. Complimenti, John. Buon shopping, e che i tuoi acquisti ti portino gioia e soddisfazione. Fino alla prossima volta. Alla prossima, Anna. Ti auguro buone avventure di shopping e scoperte entusiasmanti.
Abbi cura di te e buon risparmio. Lezione 4. Weekend Escape. Fare un viaggio spontaneo nel fine settimana aiuta sicuramente a sfuggire alla routine. Assolutamente. È rinfrescante liberarsi dalla routine quotidiana ed esplorare nuovi posti. Sono d'accordo. Allora, qualche idea su dove dovremmo andare per la nostra avventura spontanea? Che ne dite di una gita in campagna? Possiamo goderci le viste panoramiche e prenderci una pausa dal caos cittadino. Sembra fantastico. Respirare aria fresca ed essere circondati dalla natura sarebbe una fuga perfetta. Sono contenta che ti piaccia l'idea. Possiamo preparare un picnic, fare escursioni e magari anche provare qualche attività all'aperto. Conta su di me. Era da un po' che non vivevo un'avventura del genere. Sono entusiasta di provare qualcosa di nuovo. Ottimo. Facciamo un elenco di tutti gli elementi essenziali di cui avremo bisogno per il viaggio. Attrezzatura da campeggio, scarpe da trekking e, naturalmente, snack. Assolutamente. È importante essere preparati, ma lasciamo spazio anche alla spontaneità e alle scoperte inaspettate. Non potrei essere più d'accordo. La spontaneità porta spesso alle esperienze più memorabili. Parlando di esperienze memorabili, hai qualche storia di viaggio divertente che vorresti condividere? Oh, da dove comincio? Una volta, durante un'escursione, sono inciampato accidentalmente e sono finito per rotolare giù da una piccola collina. È stato un vero spettacolo. Deve essere stato divertente. Hai avuto graffi o contusioni? Fortunatamente, solo qualche piccolo graffio. Ma ha sicuramente fornito delle belle risate a tutte le persone coinvolte. I contrattempi di viaggio a volte possono trasformarsi nelle migliori storie. Fa tutto parte dell'avventura. Assolutamente. I momenti inaspettati rendono il viaggio più emozionante e indimenticabile. Così vero. Che si tratti di perdersi, provare cibi insoliti o incontrare persone interessanti, quelle esperienze creano ricordi duraturi. Questo è il bello del viaggiare. Ci apre gli occhi su culture diverse, allarga i nostri orizzonti e crea ricordi per tutta la vita. E anche se non possiamo viaggiare lontano, possiamo sempre esplorare la nostra città e trovare gemme nascoste nelle vicinanze. Questo è un ottimo punto. A volte, le scoperte più sorprendenti sono proprio nel nostro giardino. Quindi, rendiamo memorabile questo viaggio di fine settimana. Abbracciamo la spontaneità, sfuggiamo alla routine e creiamo momenti indimenticabili. Non potrei essere più d'accordo, John. Intraprendiamo questa avventura con il cuore e la mente aperti. Ecco un weekend spontaneo pieno di risate, esplorazioni e la gioia di sfuggire alla routine. Complimenti, John. Che il nostro viaggio spontaneo sia il rimedio perfetto alla nostra voglia di viaggiare. Che l'avventura abbia inizio. Che l'avventura abbia inizio, Anna. Non vedo l'ora di mettermi in viaggio e creare ricordi che dureranno tutta la vita. Ti auguro un weekend indimenticabile. Lezione 5. Comunicazione efficace. Prima di iniziare, parliamo di una comunicazione efficace. Questo è un ottimo argomento. Una comunicazione efficace è fondamentale nelle relazioni personali e professionali.
Assolutamente. Ci aiuta a esprimere i nostri pensieri, a capire gli altri e a costruire forti connessioni. Un aspetto importante di una comunicazione efficace è l'ascolto attivo. Mostra rispetto e promuove la comprensione. L'ascolto attivo implica prestare la massima attenzione, mantenere il contatto visivo e fornire segnali verbali o non verbali. È essenziale ascoltare senza interruzioni e porre domande chiarificatrici per garantire la comprensione. Ascoltare attivamente significa anche avere una mentalità aperta e considerare diverse prospettive. Sicuramente. Permette uno scambio di idee più costruttivo e significativo. Un altro elemento chiave è l'espressione chiara e concisa. È importante articolare i pensieri in modo che gli altri possano capire. L'uso di un linguaggio semplice e preciso aiuta a evitare confusione e garantisce che il messaggio venga recapitato in modo efficace. Anche la comunicazione non verbale è significativa. Il nostro linguaggio del corpo, le espressioni facciali e il tono di voce trasmettono messaggi. Essere consapevoli dei nostri segnali non verbali e utilizzarli intenzionalmente può migliorare l'intero processo di comunicazione. Sono d'accordo. I segnali non verbali possono aggiungere profondità e trasmettere emozioni che le parole da sole potrebbero non esprimere. Un altro aspetto da considerare è l'empatia. Metterci nei panni degli altri ci aiuta a capire i loro sentimenti e le loro prospettive. L'empatia favorisce il senso di connessione e crea uno spazio sicuro per una comunicazione aperta e onesta. È importante essere consapevoli delle proprie emozioni ed esprimerle in modo rispettoso e costruttivo. La risoluzione dei conflitti è anche un'abilità preziosa per una comunicazione efficace. Implica la ricerca di un terreno comune e la ricerca di compromessi. L'ascolto attivo, l'empatia e l'espressione chiara svolgono un ruolo cruciale nella risoluzione pacifica dei conflitti. È essenziale affrontare tempestivamente i conflitti e affrontarli con la volontà di trovare soluzioni reciprocamente vantaggiose. Assolutamente. Concentrandoci su una comunicazione efficace, possiamo costruire relazioni più forti ed evitare malintesi. Ed è un processo di apprendimento continuo. Possiamo sempre migliorare le nostre capacità comunicative attraverso la pratica e l'autoriflessione. Esatto, John. Si tratta di essere consapevoli e fare uno sforzo consapevole per comunicare in modo efficace. Grazie per questa interessante conversazione, Anna. Continuiamo a dare priorità a una comunicazione efficace in tutti gli aspetti della nostra vita. Lezione 6. Equilibrio tra riposo e produttività. Ci sono giorni di riposo nella tua routine? Sì, mi assicuro di prendermi almeno un giorno libero ogni settimana. È un'ottima pratica, John. I giorni di riposo sono importanti per il nostro benessere generale e la nostra produttività. Assolutamente. È fondamentale dare alla nostra mente e al nostro corpo la possibilità di ricaricarsi e riprendersi. I giorni di riposo aiutano a prevenire il burnout e promuovono una maggiore concentrazione ed efficienza quando torniamo alle nostre attività. Sono d'accordo. È facile lasciarsi coinvolgere da un ciclo di lavoro costante, ma il riposo è essenziale per il successo a lungo termine. Così vero. Il riposo ci consente di ricostituire le nostre energie e mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Nei giorni di riposo, mi piace dedicarmi ad attività che mi aiutino a rilassarmi e distendermi. Che mi dici di te? Mi piace passare il tempo all'aperto,
Fare passeggiate o semplicemente leggere un libro in un angolo tranquillo. Sembra pacifico. La natura e la lettura possono avere un effetto calmante sulla mente e sul corpo. Assolutamente. È importante trovare attività che ci diano gioia e ci aiutino a disconnetterci dallo stress legato al lavoro. Trovo anche che i giorni di riposo offrano un'opportunità di riflessione e cura di sé. Pratichi la cura di te stesso? Sì, la cura di sé è fondamentale. Può essere semplice come fare un bagnoschiuma, praticare la consapevolezza o dedicarsi a un hobby. La cura di sé ci aiuta a ricaricarci emotivamente e migliora il nostro benessere generale. È importante dare priorità alla cura di sé senza sentirsi colpevoli o egoisti. È un investimento su noi stessi. Infatti, prenderci cura di noi stessi ci permette di mostrarci pienamente e di essere più presenti nella nostra vita quotidiana. Assolutamente. Si tratta di trovare quell'equilibrio tra produttività e cura di sé. E non si tratta solo di riposo fisico ma anche di riposo mentale. Dare una pausa alla nostra mente è altrettanto importante. Sono d'accordo. Fare delle pause durante il giorno e lasciar vagare la mente può aumentare la creatività e la produttività. È incredibile come una breve pausa possa rinfrescare la mente e migliorare la concentrazione quando torniamo ai nostri compiti. Assolutamente. Si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per noi individualmente, e di incorporare il riposo nella nostra routine. Grazie per aver condiviso il tuo punto di vista, Anna. È un ottimo promemoria per dare priorità al riposo e alla cura di sé. Benvenuto, John. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Continuiamo a trovare quell'equilibrio nelle nostre vite. D'accordo, Anna. Ecco come incorporare il riposo e la cura di sé nella nostra routine per una vita più sana e appagante. Lezione 7. Stabilire obiettivi personali. La forma fisica è fantastica, ma c'è qualcos'altro nella tua lista degli obiettivi? Sicuramente. Sebbene la forma fisica sia importante per me, voglio anche migliorare le mie capacità di gestione del tempo. La gestione del tempo è fondamentale per la produttività. Come pensate di lavorarci? Ho intenzione di dare priorità alle attività, fissare scadenze realistiche e ridurre al minimo le distrazioni per sfruttare al massimo il mio tempo. Sembra un piano solido. La gestione del tempo può migliorare significativamente l'efficienza e ridurre lo stress. Assolutamente. Si tratta di essere intenzionali nel modo in cui trascorriamo il nostro tempo e concentrarci su ciò che conta davvero. Oltre al fitness e alla gestione del tempo, per quali altri obiettivi stai lavorando? Un altro mio obiettivo è migliorare le mie capacità di parlare in pubblico. Voglio diventare un relatore più fiducioso. È fantastico. Parlare in pubblico è un'abilità preziosa che può aprire molte opportunità. Sì, può portare a una migliore comunicazione, avanzamento di carriera e maggiore fiducia in se stessi. Hai pensato a dei passaggi specifici per raggiungere il tuo obiettivo di parlare in pubblico? Sì, ho intenzione di entrare in un club di parlare in pubblico, esercitarmi regolarmente e chiedere feedback per migliorare le mie capacità. Questo è un ottimo approccio. La pratica e il feedback costruttivo sono fondamentali per padroneggiare qualsiasi abilità. Assolutamente. Il miglioramento continuo è essenziale per raggiungere i nostri obiettivi.
Non potrei essere più d'accordo. È importante avere una mentalità di crescita e abbracciare il processo di apprendimento. Sicuramente. Stabilire obiettivi e lavorare per raggiungerli ci mantiene motivati e ci aiuta a crescere come individui. Assolutamente. Si tratta di crescere personalmente e diventare la versione migliore di noi stessi. Ed è importante celebrare i traguardi raggiunti lungo il percorso per rimanere motivati e ispirati. Questo è un ottimo punto. Riconoscere e celebrare i nostri risultati ci mantiene energici e concentrati. Grazie, John, per aver condiviso le tue opinioni. È stata una conversazione stimolante sulla definizione di obiettivi personali. Benvenuta, Anna. Mi è piaciuto discutere di questo argomento con te. Ecco come raggiungere i nostri obiettivi e crescere continuamente. Lezione 8. Soddisfare le richieste dei consumatori. Dovremmo anche tenere conto delle richieste dei consumatori nello sviluppo di nuovi prodotti. È fondamentale comprendere le loro esigenze. Sicuramente. In questo modo, possiamo creare prodotti che risuonano con i clienti e soddisfano le loro aspettative. Le ricerche di mercato svolgono un ruolo fondamentale nella comprensione delle preferenze e delle tendenze dei consumatori. Ci aiuta a prendere decisioni informate. Assolutamente. Attraverso ricerche di mercato, possiamo raccogliere informazioni preziose su ciò che i clienti desiderano, e personalizzare le nostre offerte di conseguenza. Anche il feedback dei clienti è essenziale. Ci fornisce input diretti da parte di coloro che utilizzano i nostri prodotti. Sì, ascoltare il feedback dei clienti ci aiuta a identificare le aree di miglioramento e a sviluppare prodotti che soddisfino meglio le loro esigenze. È importante rimanere aggiornati sulle tendenze del mercato e sull'evoluzione delle preferenze dei clienti. Dobbiamo adattarci alle mutevoli esigenze. Infatti, il mercato è dinamico e le preferenze dei consumatori possono cambiare nel tempo. Rimanere all'avanguardia richiede un monitoraggio e un adattamento continui. Tenendo d'occhio i nostri concorrenti, possiamo anche ottenere informazioni su cosa funziona e cosa no nel settore. Il monitoraggio dei concorrenti ci aiuta a identificare le lacune del mercato e a trovare opportunità per differenziarci e offrire un valore unico. La soddisfazione del cliente dovrebbe essere la nostra priorità. I clienti soddisfatti non solo si fidelizzano, ma diffondono anche un passaparola positivo. Assolutamente. I clienti soddisfatti possono diventare i nostri sostenitori del marchio, aiutandoci ad attirare nuovi clienti e a costruire una solida reputazione. Costruire solide relazioni con i clienti è fondamentale. Fornire un eccellente servizio clienti favorisce la fiducia e la lealtà. Vero. Quando i clienti si sentono apprezzati e supportati, è più probabile che restino fedeli e consiglino i nostri prodotti ad altri. Comprendere le esigenze dei consumatori e soddisfare le loro richieste dovrebbe essere al centro della nostra strategia aziendale. Sicuramente. Mettendo il cliente al primo posto, possiamo creare prodotti che siano davvero in sintonia con lui e guidare il nostro successo. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Ecco come soddisfare le richieste dei consumatori e costruire relazioni durature con i nostri clienti. Lezione 9. Elementi essenziali per il viaggio. Buon punto. Indosserò la mia giacca sull'aereo. Può fare freddo durante il volo. Mossa intelligente. La stratificazione è sempre una buona idea per i viaggi aerei. Puoi regolare i tuoi vestiti in base alla temperatura.
Assolutamente. Inoltre, indossare la giacca consente di risparmiare spazio nel mio bagaglio. È una scelta pratica. A proposito di bagagli, non dimenticare di mettere in valigia articoli da toiletta da viaggio. Sicuramente. L'utilizzo di prodotti da viaggio consente di risparmiare spazio e garantisce la conformità alle normative delle compagnie aeree. È anche comodo averli prontamente disponibili durante il viaggio. Hai ragione, grazie a tutto l'essenziale in un formato compatto, è più facile rinfrescarti mentre sei in giro. Un altro consiglio è quello di confezionare capi di abbigliamento versatili che possono essere mescolati e abbinati. Risparmia spazio e ti offre più opzioni di abbigliamento. È un'ottima idea. Mi assicurerò di mettere in valigia capi versatili che possano essere abbinati o eleganti. Si tratta di massimizzare l'uso di ogni articolo mantenendo il bagaglio leggero. Assolutamente. E non dimenticate di mettere in valigia una bottiglia d'acqua riutilizzabile. Rimanere idratati è importante durante il viaggio. Questo è un must. Puoi riempirlo nelle stazioni idriche ed evitare di acquistare bottiglie di plastica monouso. Infine, ricordati di imballare documenti importanti come il passaporto e l'itinerario di viaggio in un luogo sicuro e facilmente accessibile. Buon punto. Mantenerli organizzati e a portata di mano renderà il processo di viaggio più agevole. Grazie per i consigli di viaggio, Anna. Ora mi sento più preparato per il mio prossimo viaggio. Benvenuto, John. Buon viaggio e buon viaggio. Grazie. Mi assicurerò di seguire i tuoi consigli. Lezione 10. Stile senza tempo con orecchini a cerchio. Gli stili sempre richiesti sono perfetti, non credi? Mi piace come gli orecchini hoop possano aggiungere un tocco di eleganza a qualsiasi outfit. Assolutamente, John. Gli orecchini a cerchio sono versatili e sono un must della moda da decenni. Sono disponibili in varie dimensioni e design, rendendo facile trovare il paio perfetto per ogni occasione. Giusto. Che tu preferisca cerchi piccoli e delicati da indossare tutti i giorni o cerchi grandi ed eleganti per un evento speciale, c'è uno stile per tutti i gusti. Ho notato che gli orecchini a cerchio possono valorizzare senza sforzo sia a look casual che quelli formali. Sicuramente. Possono valorizzare un semplice completo di jeans e t-shirt o completare un elegante abito da sera. Quale materiale pensi sia il migliore per gli orecchini a cerchio? Oro, argento o qualcos'altro? Dipende dalle preferenze personali e dall'estetica desiderata. L'oro e l'argento sono scelte senza tempo, ma anche altri materiali come l'oro rosa o l'acciaio inossidabile possono essere alla moda. Capisco. Quindi, si tratta di selezionare un materiale che si adatti al tuo stile e che si abbini agli altri accessori. Esattamente. Coordinare gli orecchini a cerchio con la collana o il bracciale può creare un look coerente e raffinato. Esistono linee guida per scegliere la misura giusta degli orecchini a cerchio? È soggettivo, John. I cerchi più piccoli possono conferire un aspetto discreto e discreto, mentre quelli più grandi possono dare un tocco audace. Immagino che dipenda anche dalla forma del tuo viso e dal tuo stile personale. Sì, è vero. Sperimentare con misure diverse può aiutarti a trovare gli orecchini a cerchio che meglio esaltano le tue caratteristiche.
Ho visto degli orecchini a cerchio con motivi o abbellimenti intricati. Cosa ne pensi di quelli? Possono essere un ottimo modo per aggiungere interesse visivo e unicità ai tuoi orecchini. Tutto dipende dal tuo stile e dall'occasione. Questo ha senso. Gli orecchini a cerchio con dettagli intricati possono essere un inizio di conversazione e un modo per mostrare la tua personalità. Assolutamente. La moda è sinonimo di espressione personale, e gli orecchini a cerchio offrono una fantastica opportunità in tal senso. Sono entusiasta di esplorare diversi stili di orecchini a cerchio e sperimentare con i miei look. Questo è lo spirito, John. Divertiti a scoprire le infinite possibilità degli orecchini a cerchio. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Abbracciate uno stile senza tempo con gli orecchini a cerchio. T. Ho un colloquio importante in arrivo. Quali consigli hai per un colloquio di successo? La preparazione è fondamentale. Fai delle ricerche sull'azienda, comprendi il ruolo e anticipa le domande più frequenti durante le interviste. Questo ha senso. Qualche suggerimento su come fare un'ottima prima impressione? Vestiti in modo professionale, arriva in orario e saluta l'intervistatore con una stretta di mano sicura e un sorriso. Come posso comunicare efficacemente le mie capacità ed esperienze durante il colloquio? Usa esempi specifici per evidenziare i tuoi risultati e dimostrare come le tue competenze si allineano ai requisiti del lavoro. E il linguaggio del corpo? Come posso trasmettere fiducia e coinvolgimento? Mantieni un buon contatto visivo, siedi dritto e usa gesti positivi per mostrare ascolto e interessi attivi. Tendo a innervosirmi durante le interviste. Qualche consiglio sulla gestione dell'ansia da intervista? Fai respiri profondi, ricorda a te stesso le tue qualifiche e concentrati sulla dimostrazione delle tue capacità. Ci sono domande che devo porre all'intervistatore? Assolutamente. Prepara domande ponderate sulla cultura aziendale, sulle dinamiche di squadra e sulle opportunità di crescita. Come posso lasciare un'impressione duratura alla fine del colloquio? Esprimi il tuo entusiasmo per la posizione, ringrazia l'intervistatore per il tempo dedicato e prosegui con un'email di ringraziamento. Devo ricontattarmi se non ho ricevuto risposta dopo il colloquio? Sì, è una buona idea inviare un'email di follow-up cortese per ribadire il tuo interesse e chiedere informazioni sui passaggi successivi. Cosa succede se commetto un errore durante il colloquio? È un rompicapo? Gli errori accadono. Mantieni la calma, correggi onestamente eventuali errori e concentrati sulla dimostrazione dei tuoi punti di forza. C'è qualcos'altro che devo tenere a mente per un colloquio di successo? Ricordati di essere autentico, mostra la tua passione per il ruolo e lascia trasparire la tua personalità. Grazie per questi preziosi consigli, Anna. Ora mi sento più fiducioso. Benvenuto, John. Credo nelle tue capacità. Buona fortuna con il colloquio. Apprezzo il tuo supporto e la tua guida, Anna. Farò del mio meglio. Non ho dubbi che te la caverai alla grande. Rimani positivo e credi in te stesso. Grazie ancora, Anna. Il tuo consiglio significa molto per me.
Quando vuoi, John. Hai questo? Vai fuori e completa l'intervista. Lo farò, Anna. Ti renderò orgoglioso. Lezione 12. Shoe Shuffle. Sapevi che alcuni aeroporti richiedono di togliersi le scarpe durante lo screening? Davvero? Non ne ho mai sentito parlare prima. Ne sei sicuro? Sì. Mi è successo una volta. Mi hanno chiesto di togliermi le scarpe prima di passare i controlli di sicurezza. Questo è interessante. Immagino vogliano assicurarsi che non ci sia nulla nascosto nelle tue scarpe. Esattamente. Fa parte delle loro misure di sicurezza proteggere tutti. Capisco la necessità di sicurezza, ma togliersi le scarpe può essere piuttosto scomodo, soprattutto se si ha fretta. Oh, sicuramente. Stavo armeggiando con i lacci delle scarpe e ci è voluto più del previsto. Posso immaginare la lotta. Ti hanno fatto mettere le scarpe in un contenitore separato per lo screening radiografico? Sì, l'hanno fatto. Mi hanno chiesto di mettere le mie scarpe in un cestino per farle scansionare separatamente. Immagino che abbia senso. Vogliono avere una visione chiara di cosa c'è dentro le scarpe. Assolutamente. Cercano potenziali minacce o oggetti proibiti. Hai dovuto attraversare il metal detector senza indossare le scarpe? Sì, ho dovuto attraversare il metal detector a piedi nudi. Mi è sembrato un po' strano. Scommetto. Camminare a piedi nudi in un luogo pubblico può essere una vera esperienza. È stata sicuramente una sensazione interessante. Mi sono assicurato di fare un passo leggero. Posso immaginarlo. Avevano istruzioni speciali per rimetterti le scarpe? No, non l'hanno fatto. Una volta superato il controllo di sicurezza, sono stato libero di rimettermi le scarpe e continuare il mio viaggio. Questo è buono a sapersi. Sarebbe piuttosto imbarazzante camminare scalzi per l'aeroporto. Assolutamente. Mi sentivo sollevata quando potevo rimettermi le scarpe e sentirmi di nuovo a mio agio. Mi chiedo se tutti gli aeroporti abbiano la stessa politica di rimozione delle scarpe o se varia da luogo a luogo. Questa è una buona domanda. Potrebbe valere la pena controllare i regolamenti di ogni aeroporto in cui intendi viaggiare. Sicuramente. È sempre meglio essere preparati e sapere cosa aspettarsi. Assolutamente. Può farti risparmiare tempo ed evitare sorprese durante il processo di controllo di sicurezza. Lo terrò sicuramente a mente per i miei viaggi futuri. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, John. Benvenuta, Anna. È sempre bene conoscere le diverse misure di sicurezza negli aeroporti. Infatti, aiuta a rendere l'intera esperienza di viaggio più fluida ed efficiente. Giusto. Quindi, ricordati di indossare scarpe comode e facilmente rimovibili quando voli. Un consiglio saggio, John. Il comfort e la praticità sono fondamentali quando si naviga nei controlli di sicurezza aeroportuali. Esattamente. E con questo, vi auguro viaggi senza stress e controlli delle scarpe senza problemi. Grazie,
John. Lo apprezzo. Lo facciamo per facilitare i viaggi e tenere le scarpe addosso ogni volta che è possibile. Complimenti, Anna. Viaggia in sicurezza e che le tue scarpe rimangano al sicuro sui tuoi piedi. Fino alla prossima volta. Lezione 13. Opzioni di alloggio. Ehi Anna, sto cercando delle opzioni di alloggio per il nostro prossimo viaggio. Qualche suggerimento? Ciao John. È fantastico. Anch'io in realtà sto facendo delle ricerche. Che tipo di alloggio stai considerando? Sto pensando di prenotare un hotel perché sarebbe comodo e fornirebbe tutti i servizi necessari. Che mi dici di te? Stavo considerando un Airbnb. È un'opzione più economica e spesso offre un'esperienza locale unica. Inoltre, possiamo avere accesso a una cucina e a una zona giorno. Questo è un buon punto. Mi piace conoscere la cultura locale. Ci sono quartieri o aree specifici che hai trovato consigliati? Sì, ho trovato alcune opzioni. Una è nel centro della città, il che sarebbe comodo per visitare la città. Un altro è sulla spiaggia, che offre un'atmosfera rilassante. E c'è anche un quartiere noto per la sua vivace vita notturna. Sembrano tutti interessanti. Penso che essere vicino al centro della città sarebbe comodo per esplorare. Che ne dici di te? Sono d'accordo, essere in posizione centrale ci renderebbe più facili gli spostamenti. Inoltre, avremo un facile accesso a ristoranti e negozi. Assolutamente. Ora, parliamo della durata del nostro soggiorno. Per quante notti pensi che dovremmo prenotare l'alloggio? Penso che una settimana sarebbe una buona durata. Ci darebbe abbastanza tempo per esplorare la città e fare gite di un giorno alle attrazioni vicine. Su questo sono d'accordo. Possiamo sempre prolungare il nostro soggiorno se riteniamo di aver bisogno di più tempo. Hai esaminato offerte o sconti per gli alloggi? Sì, ho controllato diversi siti web per promozioni e sconti. Mi assicurerò di trovare l'offerta migliore per noi. Sarebbe fantastico, Anna. Apprezzo il tuo aiuto in questo senso. Sono entusiasta del nostro viaggio e della ricerca del posto perfetto dove stare. Anch'io, John. Sarà un'avventura incredibile. Sono sicuro che troveremo la sistemazione ideale adatta alle nostre esigenze e al nostro budget. Grazie per il tuo ottimismo, Anna. Non vedo l'ora di esplorare la città con te e di avere un posto confortevole in cui tornare alla fine di ogni giornata. Benvenuto, John. Sarà un'esperienza meravigliosa e non vedo l'ora di creare ricordi duraturi insieme. D'accordo, Anna. Continuiamo la nostra ricerca e finalizziamo presto il nostro alloggio. Tornerò più tardi per discutere delle nostre scoperte. Suona bene, John. Teniamoci aggiornati a vicenda. Ci sentiamo dopo. Sicuramente, Anna. Ci sentiamo presto. Prenditi cura di te. Lezione 14. Passione condivisa per l'arte. Ehi Anna, volevo dirti quanto sono grata di avere un'amica che condivide la mia passione per l'arte. Ciao John. È così meraviglioso da sentire. L'arte è davvero qualcosa che unisce le persone e ci permette di esprimerci.
Mi sento allo stesso modo. È incredibile come l'arte abbia il potere di evocare emozioni e innescare conversazioni. Hai una forma d'arte preferita? Sono attratto dai dipinti, specialmente quelli che raffigurano natura e paesaggi. Il modo in cui gli artisti catturano la bellezza del mondo è davvero affascinante. Che mi dici di te? Mi piace di più la scultura. La capacità di modellare e modellare i materiali in forme tridimensionali è affascinante per me. È come dare vita a qualcosa dal nulla. È incredibile. Ammiro la pazienza e l'abilità richieste per scolpire. È una forma d'arte delicata che richiede precisione e attenzione ai dettagli. Assolutamente. E non è solo il risultato finale che mi affascina, ma il processo stesso di creazione dell'arte. Il viaggio da una tela bianca o un blocco di pietra a un capolavoro finito è impressionante. Sono completamente d'accordo. Guardare un artista lavorare e assistere al suo processo creativo può essere fonte di grande ispirazione. È come dare un'occhiata alla loro immaginazione e vedere la loro visione prendere vita. È anche interessante come diversi movimenti e stili artistici abbiano plasmato il mondo dell'arte nel corso della storia. L'evoluzione dell'arte riflette la natura in continua evoluzione della società. Sì, è affascinante vedere come gli artisti abbiano sfidato le convenzioni e allargato i confini, portando a nuovi movimenti artistici. Ogni epoca ha la sua voce e il suo contributo artistico unici. Assolutamente. E l'arte non si limita solo a dipinti e sculture. Ci sono tante altre forme come la fotografia, la ceramica e persino la performance articolo, le possibilità sono infinite. È così vero. L'espressione artistica non conosce limiti. È meraviglioso vivere in un'epoca in cui la creatività può assumere varie forme e raggiungere persone di diversa estrazione sociale. Ed è per questo che sono grata di avere un'amica come te, Anna. Possiamo esplorare il mondo dell'arte insieme, visitare gallerie e fare discussioni stimolanti su diverse opere d'arte. Allo stesso modo, John. È una gioia avere qualcuno che apprezza l'arte tanto quanto me. La nostra passione condivisa ci consente di approfondire la nostra comprensione e imparare gli uni dagli altri. Assolutamente. Continuiamo a esplorare e celebrare l'arte insieme. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e da cui lasciarsi ispirare. Sicuramente, John. Manteniamo vivo il nostro viaggio artistico e continuiamo a sostenere e incoraggiare i reciproci sforzi artistici. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ha un'amicizia che durerà tutta la vita e ha un amore condiviso per l'arte. Complimenti, John. Buon proseguimento per tante altre avventure creative insieme. Saluti, Anna. Sono grato di averti al mio fianco. Lezione 15. Richiesta del numero di camera. Ehi Anna, mi sono appena accorto di aver dimenticato di chiedere il numero della tua camera. Potresti farmi sapere per favore? Ciao John. Certo, il numero della mia stanza è 305. Che mi dici del tuo? Grazie Anna. La mia è la stanza 412. A proposito, potresti annotare l'orario della riunione di domani? Certo, John. L'incontro è previsto per le 10 nella sala conferenze. Non dimenticare di portare i tuoi appunti e tutti i documenti pertinenti. Grazie per il promemoria, Anna. Mi assicurerò di venire preparato.
A proposito, hai avuto modo di provare il ristorante dell'hotel? Sì, ce l'ho. Il cibo è delizioso, specialmente i loro piatti di pasta. Dovresti assolutamente provarlo durante il tuo soggiorno. Sembra allettante. Prenderò nota di visitare il ristorante questa settimana. A proposito di appunti, hai una penna in più da prestarmi? Certo, John. Ecco qua. È una penna affidabile che scrive senza problemi. Assicurati solo di restituirlo dopo aver finito. Grazie Anna. Lo apprezzo. A proposito, hai esplorato i servizi dell'hotel, come il centro fitness o la piscina? Sì, ce l'ho. Il centro fitness è ben attrezzato e la piscina piuttosto rinfrescante. Se hai del tempo libero, ti consiglio di dare un'occhiata. Questo è buono a sapersi. Cercherò sicuramente di allenarmi o di fare una nuotata se il tempo lo permette. A proposito, hai qualche consiglio per le attrazioni o i luoghi turistici nelle vicinanze? Assolutamente, John. C'è un bellissimo parco a pochi isolati dall'hotel. È perfetto per una piacevole passeggiata o un picnic. Dovresti assolutamente visitarlo se ne hai la possibilità. Sembra adorabile. Mi assicurerò di aggiungerlo al mio itinerario. Oh, e prima che me ne dimentichi, potresti annotare la password Wi-Fi dell'hotel per me? Certo, John. La password del Wi-Fi è guest 1234. Assicurati di connetterti alla rete dell'hotel per un accesso a internet senza interruzioni. Grazie Anna. Grazie per il tuo aiuto. Mi assicurerò di connettermi al Wi-Fi non appena sarò sistemato nella mia stanza. A proposito, hai trovato delle buone caffetterie locali nelle vicinanze? Sì, c'è un'accogliente caffetteria proprio dietro l'angolo dall'hotel. Servono caffè e dolci eccellenti. Penso che ti piacerà. Sembra perfetto. Sono sempre alla ricerca di una buona tazza di caffè. Mi assicurerò di visitare il bar durante il mio soggiorno. Oh, e un'ultima cosa, potresti annotare il numero di telefono della reception dell'hotel? Certo, John. Il numero di telefono della reception è 555 1234. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a chiamarli. Grazie Anna. Grazie per il tuo aiuto con tutti questi appunti. Avere questi dettagli a portata di mano renderà sicuramente il mio soggiorno più comodo. Benvenuto, John. Sono lieto di poterti aiutare. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o hai altre domande, non esitare a chiedere. Lo farò, Anna. Grazie ancora per l'aiuto e per aver dedicato del tempo ad annotare tutti questi dettagli importanti. Farò in modo di trascorrere un soggiorno piacevole e senza intoppi. È un piacere, John. Spero che vi divertiate in hotel e che il vostro soggiorno superi le vostre aspettative. Buon viaggio! Grazie Anna. Farò del mio meglio per sfruttarlo al meglio. Abbi cura di te e ci sentiamo presto. Lezione 16. Esplorazione delle principali attrazioni. Ciao Anna, ho guardato alcuni opuscoli di viaggio e ci sono alcune attrazioni principali che sembrano fantastiche. Potresti dirmi i posti migliori che dovremmo visitare? Ciao John. Assolutamente un luogo imperdibile è lo storico castello nel cuore della città.
È noto per la sua straordinaria architettura e la sua ricca storia. Sembra affascinante. Mi assicurerò di aggiungere il castello al nostro itinerario. Ci sono altre attrazioni che mi consigliate? Sicuramente. Un altro luogo imperdibile è il famoso giardino botanico. È una bellissima oasi piena di una grande varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Sembra un posto tranquillo e panoramico. Prenderò nota di trascorrere un po' di tempo lì. Ci sono mostre o spettacoli specifici che dovremmo vedere? Sì, c'è un'incredibile mostra d'arte in corso al Museo di Arte Contemporanea. Presenta opere di artisti famosi e promette di essere una delizia visiva. Questo è fantastico. Sono sempre pronto ad esplorare diverse forme d'arte. Mi assicurerò di dedicare un po' di tempo alla visita del museo. Altre attrazioni degne di nota? Assolutamente. Non dovremmo perderci il vivace mercato locale. È un luogo vivace dove possiamo sperimentare la cultura autentica, assaggiare prelibatezze locali e acquistare souvenir unici. Sembra un'esperienza vivace e coinvolgente. Adoro esplorare i mercati locali. Ne farò sicuramente un punto da visitare. C'è qualcos'altro che consiglieresti? Un altro posto degno di nota è il pittoresco lungomare. Offre viste mozzafiato sullo skyline della città, ed è perfetto per una piacevole passeggiata o un rilassante giro in barca. Sembra un posto pittoresco. Mi assicurerò di portare la mia macchina fotografica per immortalare la bellezza del lungo fiume. Grazie per i consigli, Anna. Benvenuto, John. Sono lieto che tu li abbia trovati utili. Sono entusiasta di esplorare insieme queste attrazioni e di immergerci nella cultura locale. Anch'io, Anna. Sarà un'avventura indimenticabile. Apprezzo le tue intuizioni e la tua guida nella pianificazione del nostro itinerario. È un piacere, John. Sono felice di contribuire a rendere il nostro viaggio memorabile. Non vedo l'ora di esplorare queste principali attrazioni con te e creare ricordi indelebili. Allo stesso modo, Anna. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo e godiamoci ogni momento. Grazie ancora per i tuoi preziosi suggerimenti. Benvenuto, John. Ci divertiremo moltissimo. Preparati per esperienze indimenticabili e tanto divertimento. Sono pronta, Anna. Intraprendiamo questa avventura insieme. Non vedo l'ora di esplorare queste principali attrazioni e immergermi nella bellezza della città. Sarà incredibile, John. Preparati per alcuni panorami ed esperienze straordinarie. Fai le valigie e rendiamo questo viaggio memorabile. Assolutamente, Anna. Sono pronto e ansioso di intraprendere questo viaggio. Ecco un'indimenticabile esplorazione di queste principali attrazioni.